Parafrasando il testo di un vecchio famoso brano musicale di Battisti Mogol, si potrebbe dire che ti stai sbagliando, chi hai visto non è Calvino. Questo video tratta di fonti, errori delle fonti e riparazioni di errori delle fonti e tra un attimo ve ne parlo. Solo qualche istante della vostra attenzione per invitarvi a mettere un like al video e a iscrivervi, se vi va, ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera. In questo modo potrete restare sempre aggiornati sulle prossime novità del canale e contemporaneamente supportare questo progetto sulla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Grazie. Dunque, il fatto, o il fattaccio, se così vogliamo dire, riguarda un mio video di qualche tempo fa dal titolo "Non ho resistito, ho interrogato una intelligenza artificiale". In quel video citavo una frase attribuendola in modo errato a Calvino e più in particolare a una delle lezioni americane, quella sulla leggerezza. Il punto è che quella frase nelle lezioni americane, ahimè, proprio non c'è. La frase incriminata è: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Dunque Calvino non ha mai scritto e ragionevolmente mai pronunciato queste parole. Un articolo di Luca Bufano su primopiano.it lo segnala, ma anche Giovanna Calvino, la figlia di Italo, lo dichiara piuttosto chiaramente con un tweet del 2019. Ma più di ogni altra cosa, proprio parlando in termini di fonti, è importante il fatto che effettivamente il testo stesso di Calvino, che possiamo in qualche modo definire come la fonte gerarchicamente più alta, più vicina alla fonte originaria, non riporta quella frase. Detto ciò, è importante che io, come autore di questo contenuto su YouTube, faccia un sincero mea culpa e in qualche modo faccia ammenda pubblicando questa smentita, questa rettifica. Pensandomi invece in qualità di fonte, quale sono nel caso specifico, posso invece fare qualche riflessione che può essere utile a tutti, a tutte le fonti. In primo luogo c'è il fatto che le fonti sbagliano, o meglio, che le fonti possono sbagliare. E quindi la domanda principale è: l'errore sulla veridicità di una narrazione da parte di una fonte, in che modo e misura deve influire sulla validazione della fonte stessa? Tutta la mia proposta della teoria generale per l'open source intelligence si basa sulla impossibilità concreta di validare correttamente le narrazioni delle fonti laddove non si possiede di un'expertise profonda in quello specifico ambito disciplinare. Allora, per la fonte Giovanni Nacci, in questo caso va rivista la validazione a posteriori dell'avvenuta emergenza dell'errore? Oppure nel caso specifico la smentita serve in qualche modo a una sorta di autorivalidazione? E ancora, se non ci fidiamo più di una fonte perché ha sbagliato, perché ha effettuato una narrazione errata, cosa ci autorizza a fidarci completamente della smentita di quella stessa fonte? Se, come in questo caso, non abbiamo a disposizione la fonte originaria, il testo originario, cosa ci autorizza a fidarci della fonte? La verità è che nulla della smentita ci dice molto circa la validità della medesima. E questo vale per ogni tipo di narrazione o affermazione, se vogliamo. A meno che non inquadriamo anche quella narrazione, la smentita, all'interno di un sistema di narrazioni effettuate da una rete di fonti. Meglio ancora se da una rete di fonti validate. Idealmente voi che mi state ascoltando e guardando dovreste accedere alle vostre reti di fonti e verificare da un lato l'attendibilità della mia smentita
se avete fonti che possono vantare un'expertise specifica nella letteratura calviniana, in questo caso. Dall'altro lato, verificare che le narrazioni del network delle fonti sulla fonte Giovanni Nacci siano convergenti su un determinato profilo di validazione, ovvero un profilo che indichi una fonte come dinamica in relazione alle proprie narrazioni, ovvero una fonte che interroga il network delle fonti prima, durante e dopo le proprie narrazioni. Diversamente, se non si ha la possibilità di fare tutto ciò, si provi quantomeno a risalire, quando è possibile, alla fonte iniziale, in questo caso il testo, e si provi a verificare personalmente, perché la possibilità di attingere alla fonte originaria è un caso più unico che raro. Ora, tanto per divertirci un po', e per chiamare in causa il video originale contenente l'attribuzione errata, proviamo a chiedere a una intelligenza artificiale chi in effetti ha scritto quella frase. Chi ha scritto la frase «Prendete la vita con leggerezza», che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Bisogna dire che Perplexity fa un lavoro discreto, ma non ancora buono. Cita infatti correttamente la fonte che abbiamo citato noi anche prima, sottolineando che è importante dire che Calvino non ha mai scritto quelle parole. Aggiunge anche però che non è affatto certo di chi abbia realmente scritto la frase erroneamente attribuita a Calvino. Bastava però approfondire proprio la fonte citata per scoprire che in effetti la stessa indica un breve saggio del filologo Giuseppe Regalzi dal titolo Diventare Calvino, che invece ci svela l'arcano dell'attribuzione. Il PDF del saggio è disponibile su accademia.edu e vi invito a leggerlo perché è davvero interessante. Alla luce di tutto quanto appena detto, credo sia importante ribadire, come detto anche all'interno della mia proposta di teoria generale per l'OSINT, che la validazione delle fonti non è una mera fase del famoso ciclo di intelligence. Non è cioè qualcosa che va esperito prima una procedura o dopo un'altra procedura. La validazione delle fonti e del network delle fonti è un processo parallelo senza soluzione di continuità, che deve avviarsi quando la fonte nasce e che si arresta quando la fonte muore. Non c'è altro modo per una fonte di avere cognizioni delle fonti che la circondano e del loro modo di stare al network delle fonti. Buona validazione a tutti e a presto.